Diritti e doveri in questo articolo vanno di pari passo. Immaginate di vivere in una società di soli diritti e senza doveri. In poco tempo la situazione sarebbe ingestibile perché ciascuno sosterrebbe le proprie ragioni a danno degli altri. Ma i doveri vengono intesi come una condizione necessaria per il mantenimento di una società a servizio del bene comune. È stato proprio il desiderio di agire per il bene comune ad animare un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia politica dell'Italia repubblicana, Giorgio La Pira. La Pira nacque il 9 gennaio 1904 a Pozzallo, presso Ragusa, in una famiglia di modeste condizioni economiche. Nel 1913, per proseguire negli studi medi, fu affidato a uno zio di Messina, Luigi Occhipinti. Nel soggiorno a Messina, La Pira frequentò i circoli futuristi, rimanendo affascinato dagli ideali di cambiamento veicolati da letterati come D'Annunzio e Marinetti. In quegli anni conobbe Salvatore Pugliatti e Salvatore Quasimodo. Dopo la maturità, La Pira si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina, dove legò profondamente con il professor Emilio Betti. La Pira frequentò la facoltà per 3 anni accademici fino al 1925, quando il professor Betti, trasferitosi a Firenze, lo invitò a raggiungerlo. In quell'anno La Pira venne consacrato terziario domenicano a Messina, assumendo il nome di Fra Raimondo, divenendo successivamente anche terziario francescano. Nel gennaio 1939 iniziava a curare la pubblicazione di Principi, una scarna rivista in lingua latina nella quale la condanna del razzismo si univa a una forte riaffermazione dell'uguaglianza di tutti gli uomini. È un supplemento della rivista Vita Cristiana, con lo scopo, lo dice il nome Principi, di indicare che la dottrina fascista era strutturalmente anticristiana. La liberazione aprì la fase più politica della vita di La Pira. Nel 1946 venne eletto deputato all'Assemblea Costituente nella lista della Democrazia Cristiana. Legata alla corrente sociale democristiana dei professorini, di cui facevano parte Giuseppe Dossetti e Amintore Fanfani, La Pira fu membro della Commissione dei 75, incaricata di redigere il testo costituzionale, e della prima sottocommissione, deputata alla stesura dei principi fondamentali. Giorgio La Pira definì infatti la Costituzione come la casa dell'uomo. Come non citare inoltre le sue parole spese a favore del lavoro? Come i muri maestri di una casa poggiano sulle fondazioni, così la struttura sociale della democrazia italiana poggia sul fondamento del lavoro. Nell'aprile 1948 fu rieletto deputato per il collegio Firenze-Pistoia e nominato sottosegretario al lavoro e alla provvidenza sociale. Si dimise tuttavia 2 anni più tardi insieme agli altri membri della corrente di Dossetti per dissensi su alcuni aspetti della politica sociale ed economica del governo. Nel 1951 diviene sindaco di Firenze. Il primo banco di prova della nuova amministrazione fu la crisi degli alloggi dovuta alle distruzioni del dopoguerra. Di fronte all'indisponibilità dei proprietari ad interrompere gli sfratti, La Pira si servì di una legge del 1865, disponendo la creazione del quartiere satellite dell'isolotto. L'azione di La Pira incise profondamente sulla fisionomia di Firenze. Dal 1951 al 1956 fu promossa la ricostruzione dei ponti alle Grazie, Santa Trinità e Vespucci, la riedificazione del teatro comunale e del mercato ortofrutticolo, la realizzazione della centrale del latte. La città viene inoltre dotata di 17 nuovi edifici scolastici, ammodernata negli apparati idrici, dei servizi tranviari e di nettezza urbana, mentre il centro storico venne ripavimentato e le strade riparate dalle distruzioni della guerra. Uno degli eventi più significativi del mandato di La Pira fu quello che riguardò le officine meccaniche del Pignone nel settembre 1953. Queste erano dal 1946 di proprietà della Signa Viscosa, impresa leader nella produzione di fibre sintetiche, che dopo gli anni della guerra le aveva convertite a una produzione tessile. A causa della concorrenza internazionale, le officine non decollarono mai e nel 1953 ne fu prospettata la chiusura e il licenziamento dei 2000 operai. L'amministrazione comunale e gran parte della Chiesa fiorentina si mobilitarono a favore dell'occupazione della fabbrica da parte degli operai. La Pira stesso raggiunse la fabbrica occupata per assistere gli operai durante la messa, suscitando un enorme scandalo nel mondo cattolico. La questione venne finalmente risolta nel novembre di quell'anno, quando il presidente dell'ENI Enrico Mattei si dichiarò disposto ad acquisire il Pignone. Nel gennaio 1954 quest'ultimo fu rilevato dall'ENI e rinominato Nuovo Pignone, la cui direzione era affidata alla controllata Agip. Nonostante il successo nelle elezioni del 1956, il nuovo sistema elettorale e l'impossibilità di formare una giunta di centro-sinistra resero fragile la sua seconda amministrazione.
rivoluzione. D'altra parte, motivo di attacchi furono le iniziative di dialogo e di tono pacifista che La Pira continuava ad assumere. Sia da sindaco che da deputato si adoperò infatti per la promozione della pace attraverso conferenze e incontri, come quello nell'Unione Sovietica nel 1958. In questa occasione celebre fu la frase pronunciata davanti al Soviet Supremo: «C'è chi ha le bombe atomiche, io ho solo le bombe della preghiera». Nel 1961 venne rieletto sindaco. I risultati conseguiti vennero però messi in ombra dalle polemiche e La Pira apparve sempre più isolato dal dominante sistema dei partiti. Dimessosi nel 1965, l'impegno politico di La Pira si trasferì dalle stanze di Palazzo Vecchio alle istituzioni internazionali, in particolare nella Federazione Mondiale delle Città Unite, organizzazione riconosciuta dall'ONU di cui divenne presidente nel 1967. Rieletto deputato nel 1976, morì a Firenze il 5 novembre del 1977. L'abbadia fiorentina e la chiesa di San Marco, dove fu esposta la sua salma il 6 e il 7 novembre, furono visitate in quei giorni da una processione interminabile di persone accorse da tutta Italia per omaggiare quello che veniva definito il sindaco santo. Giorgio La Pira per l'Italia non fu soltanto un comune politico, fu un maestro, un insegnante. Lui diceva: non si dica quella solita frase poco seria come «la politica è una cosa brutta». No, l'impegno politico è un impegno di umanità e di santità. È un impegno che deve poter convogliare verso di sé gli sforzi di una vita tessuta di preghiera e meditazione, di prudenza, di fortezza, di giustizia e di carità.